In giro per il mondo ci sono storie che hanno spiegazioni plausibili e razionali, ma ce ne sono altre che ci lasciano con più interrogativi che chiarimenti, con più domande che risposte. Rifletterai sul perché della vita e su come un sogno dopo un lutto di una persona cara può avere un senso logico. La storia che sto per presentarvi ha a che fare con dei messaggi dall'aldilà. Un nipote che racconta la comparsa di suo nonno nei sogni di un amico di famiglia e della veridicità della dichiarazione, comprovate da un fatto che vi lascerà senza parole. E lui fu un soldato italiano nella seconda guerra mondiale, combatté contro gli inglesi in Africa e fu preso prigioniero e portato in Marocco prima, successivamente in Inghilterra. E tornato una volta liberato, tornato in Italia, si sposò ed ebbe 3 figli. Lui faceva il contadino e aveva anche un allevamento di bestiame. È ovvio che quando lui morì, poi si portò dietro tutto un suo bagaglio di esperienze di vita e di conoscenze che avevano plasmato tutta la sua esistenza. Ma mio nonno non morì il giorno della sua scomparsa, perlomeno scomparve solo il suo corpo fisico. Nella sua anima, la sua anima continua ancora a vivere nei nostri cuori e non solo. E quello che appunto voglio raccontare oggi è un fatto alquanto bizzarro accaduto a me e a tutta la mia famiglia. Diversi mesi dalla sua scomparsa ho avuto diversi sogni ricorrenti quasi ogni notte di mio nonno che non parlava, non comunicava nulla, mai comunicato nulla, però sembrava sereno, aveva delle espressioni molto pacate, molto tranquille, a tratti era felice, sorridente e ciò mi ha fatto pensare appunto che stava bene, nei sogni stava bene. La cosa strana è che anche diversi miei parenti, tra zii e cugini, hanno iniziato a sognarlo. Anche a loro non trasmetteva nulla, vocalmente parlando, ma trasmetteva questa sorta di serenità, di pace interiore, di tranquillità. E nel frattempo mio padre e i suoi fratelli stavano cercando dei documenti importanti riguardanti la successione, riguardanti il testamento. Questi documenti riguardavano la casa e i terreni che avevano ereditato. Non sono stati trovati e hanno passato appunto diversi mesi a cercarli, ma senza successo. Un giorno mio padre riceve una chiamata ed era un suo caro amico che all'epoca, quando mio padre era piccolo, aveva vissuto nello stesso quartiere, più precisamente nella casa proprio di fronte a quella di mio padre e di mio nonno. Era quindi un amico d'infanzia, poi lui si sposò e andò a vivere altrove. E questa persona era molto sconvolta al telefono. Chiamò mio padre appunto perché doveva raccontargli un fatto che gli era successo. Si sono visti il giorno successivo. Mio padre nota subito che questo suo amico aveva appunto uno sguardo così sorpreso, quasi a tratti inquietante. Questo amico gli raccontò che la notte precedente aveva sognato mio nonno e mio nonno aveva detto di stare bene dove stava, era tranquillo e aveva trovato una sua pace interiore, era molto molto sereno. Aveva raccomandato questo amico di mio padre
di salutare tutti i parenti e aveva raccomandato di dirgli che voleva bene a tutti quanti. Poi in ultimo ho concluso il discorso dicendo dei documenti che stavano cercando i miei zii e mio padre li potevano trovare nel mobile che era nella stanza antistante la cucina, più precisamente dentro al cassetto del mobile. Mio padre tutto impietrito, ovviamente pensandoci in quel momento era andato a cercare proprio lì ma non aveva trovato nulla, e il giorno dopo si è recato insieme ai suoi fratelli proprio nel punto che aveva detto il mio nonno e effettivamente quei documenti erano lì in quel cassetto dove diceva mio nonno e riguardavano sia la casa sia i terreni presi in eredità. È ovvio che lì sia mio padre che tutti i parenti rimasero a bocca aperta, brividi lungo la schiena e sguardi proprio tra di loro ghiacciati, perché una persona dall'aldilà ti comunica un fatto reale, un fatto che nel nostro mondo fisico c'è, è reale. È ovvio che ti fa rimanere a bocca aperta e non sai dare una spiegazione concreta a tutto ciò. E da lì io che non credevo appunto a reincarnazioni, al di là, agli spiriti, credevo a 19 anni che appunto uno faceva la sua vita, poi moriva, chi si è visto si è visto. Da lì ho iniziato a credere che oltre al nostro mondo fisico c'è qualcos'altro, che il nostro corpo sia semplicemente un contenitore di qualcosa di più grande, di un'anima, della nostra anima, del nostro spirito, e che alla fine della nostra vita fisica, appunto, la nostra anima si trasferisca in un livello superiore a quello che è il livello fisico per appunto andare su altre dimensioni, altri mondi. Il mondo è pieno di storie strane e misteriose, e questa sicuramente occupa un posto speciale nella serie. La coincidenza tra la volontà dei figli di ritrovare quei documenti importanti, un testimone ed amico di famiglia portatore di un messaggio, aventi come protagonisti proprio quei documenti, ed infine l'unica persona che sapesse della locazione di quei documenti, deceduta diversi mesi prima, che si manifesta e comunica le sue indicazioni. Cosa ne pensi di tutto ciò? Hai mai assistito in prima persona ad eventi paranormali o straordinari? Oppure conosci qualcuno che ha avuto esperienze simili?